Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati a seconda che mi abbiate già visto o meno. Io mi chiamo Michele e questo è il canale La Meccanica. Nel video di oggi andiamo a vedere un'operazione che ho fatto alcuni giorni fa, dove sono andato a sostituire la pompa benzina su una Opel Corsa D 1200. È presente all'interno del canale anche un video dedicato, perché quest'auto era provvista di impianto a GPL, dove faccio vedere come avviare un impianto a GPL in modalità tra virgolette di emergenza, forzandolo. Vi lascerò il link di questo video sotto nelle descrizioni. La pompa benzina non ha dato nessuna avvisaglia di rottura, si è rotta all'improvviso e il proprietario è rimasto in panne. Sono state fatte delle prove per capire, ovviamente, prima di andare a sostituire un componente, cosa che ribadisco anche a voi: prima di andare a sostituire qualsiasi cosa è bene andare a fare una diagnosi e capire bene la problematica, perché sennò si va a finire che si va a sostituire ricambi per nulla. In questo caso sono andato a fare una diagnosi prima, sono andato anche a provare manualmente, quindi dando alimentazione alla pompa per vedere se effettivamente era bruciata, e purtroppo è stato così, la pompa era proprio morta. Noterete poi durante il video che non sono stato lì particolarmente attento a estrarre la pompa vecchia, in quanto al suo interno c'era già della benzina e non volevo andare a sporcare in giro, volevo cercare di fare un lavoro il più possibile pulito con le attrezzature che avevo al momento. Se voi dovete smontarla per poi successivamente rimontare la stessa pompa, un consiglio che posso darvi è quello di stare attenti al galleggiante. Questo perché il galleggiante ha un potenziometro e manda il segnale direttamente in centralina, che poi la centralina stessa andrà a comunicare al quadro strumenti. Capite bene anche voi che se il galleggiante è messo male, posizionato male, oppure piegato, ha preso qualche botta, cose del genere, può mandare un segnale errato e quindi vi darà una misurazione non corretta del livello effettivo che si trova all'interno del serbatoio. Prima di far partire il video, ragazzi, come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, importantissimo per me, mi aiuterà a crescere e a portarvi sempre nuovi contenuti, e attivare la campanella per ricevere le notifiche che di volta in volta vi arriveranno quando andrò a pubblicare un nuovo contenuto. E vi raccomando, like fondamentale. Direi che possiamo iniziare, andiamo. Con un cacciavite vado a rimuovere la botola puntandomi in questo punto. Rimuovo il cablaggio andando a premere la linguetta superiore e metto in parte. Per rimuovere la tubazione utilizzo un cacciavite grande e vado a premere in questo punto. Con un'attrezzatura specifica che vi lascerò linkata sotto nelle descrizioni, vado a svitare la ghiera. Messa da parte la ghiera, posso adesso andare a rimuovere la pompa. Prendo una bacinella per non andare a sporcare in giro e piano piano cerco di far uscire la pompa dalla sua sede.
Prima di andare a installare la nuova pompa vado ad ingrassare la guarnizione, prestando attenzione poi a metterla nel modo corretto. Dopo essermi assicurato della piena compatibilità della pompa, vado ad installarla prestando attenzione a questo punto in rilievo che deve combaciare sul punto che si trova qui all'interno del serbatoio. Faccio attenzione al galleggiante . E inserita la pompa posso andare a mettere la ghiera. Andrò a fare la procedura inversa. Fissata a mano la pompa, posso utilizzare nuovamente l'attrezzo specifico per andarla a richiudere. Vado a reinnestare la tubazione, mi basterà semplicemente premerla verso il basso. Installo il cablaggio, sentirete un click. Per terminare l'operazione vado a reinserire la botola nel suo alloggiamento. E rieccoci qui ragazzi, siamo tornati alla base. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Qualora abbiate dubbi o perplessità, lo potete lasciare scritto qui sotto nei commenti. Io, nel limite del possibile, cercherò di rispondervi per potervi aiutare. Ricordatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella e lasciare un bel like. Ricordatevi di visitare le altre mie pagine social, Facebook, Instagram e TikTok. Per questo video ragazzi è tutto e noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!